Ciao. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, mi mostra una scena come se fosse disegnata da un bambino ed è un coniglio bianco che si aggrappa a un arcobaleno e da fuori c'è una mano che vuole strappare via il coniglio dall'arcobaleno. Ok, Anita dov'è? E mi mostra, diciamo così, questo foglio in cui c'è questo disegno, che però non è un disegno statico, ma è un disegno in movimento e lei regge questo foglio. Ti dà l'autorizzazione? Sì, mi dice, vedi, questo coniglio sono io. Va bene. Prova Monica ad alzare leggermente il tuo microfono in alto. Leggerissimamente. Ok. Seguiamo il coniglio bianco. Se è bianco. Il coniglio mi dice, io vorrei stare qui, attaccata a questo arcobaleno, che sono i sogni, sono i miei desideri e sono le mie concezioni dell'esistenza. Non voglio che questa mano, quella che viene da fuori, mi porti via da tutto questo. Va bene, chiediamo alla mano di manifestarsi. Si manifesta sotto forma in generale di società come obblighi, diciamo, sociali e come doveri, no? Norme da seguire, cose da pagare, proprio questioni pratiche. Questa mano è anche il marito, questa mano un po' è anche la mamma. Va bene, vediamo la vibrazione di Anita. 8 miliardi. Consapevolezza. 131. Anima. 42. Vite. 1888. E capacità medianiche, cioè percentuale di cervello utilizzata. 8.8. Va bene. Progetto di Anita. Ricchi per sempre. Mi ha incuriosito molto perché, allora, sicuramente è attinente a lei, no? Quindi a questi travagli economici che lei ha. Lei cerca una stabilità economica e non riesce a raggiungerla. Però praticamente questo progetto è come se lei mi avesse dato modo di vedere un evento in particolare. Eh, allora, dunque, io credo che lei sia potenzialmente molto brava a connettersi con le anime. mm? Con le anime sicuramente dei bambini, con le anime delle persone che tratta quando fa per esempio in shiatsu, no? In generale con le anime, quando deve produrre un oggetto artigianale per qualcuno, riesce proprio a connettersi ed è come se mi avesse dato il là, attraverso questo nome del progetto, per agganciarmi a un episodio che è avvenuto appunto nelle Marche, dove lei è stata un anno prima e ha una certa familiarità, nel senso che lei è stata lì nelle Marche in un evento molto numeroso. Mhm. L'evento che lei mi ha richiamato è l'evento numeroso che poi è stata una strage
lì nelle Marche, a seguito di un concerto di Sfera Ebbasta, che è colui che canta Ricchi per sempre. Sì, mi ha creato questo gancio qua, no? Come se mi volesse dare questa occasione per ricordare e risanare questo momento. E lo trovo anche un atto di, oltre che di grande connessione, anche di grande generosità, perché io la percepisco come molto generosa, Anita. Va bene, vediamo le entità eteriche. Allora, c'è una pantera degli insetti d'acqua, come se mi facesse vedere una pozza con dentro una gran varietà di insetti, sia sopra che sotto il fango. Quindi ragno d'acqua o vermetti, cose varie, no? Sì, c'è di tutto un po'. Una strega del secondo universo. E mi risulta anche un angelo, come di L. Magari sai, vecchi retaggi, angeli custodi, no? Uno? Dell'educazione cattolica. Io ne vedo uno, sì. 3 di L. Quindi proprio l'angelo custode, l'altro è separato dagli EDL normali, esseri Sì, di luce. Okay. esatto. Direi così. Entità mentali. Allora, io ne vedo 3. La prima si chiama Enrico Coveri e la seconda è Stringere la cinghia, terza Diabolik. Enrico Coveri. Allora, Enrico Coveri è come se fosse una sorta di nostalgia / rimpianto di quelli che potevano essere gli anni della giovinezza. Se parliamo degli anni, diciamo, 90, grosso modo. E che è proprio il periodo in cui lei studiava, in cui lei aveva tutte le possibilità, no, davanti a sé, tutte le scelte. Sai, e tutta anche la bellezza, tutto il fiore, è una bellissima donna tuttora, no? Però stiamo parlando del suo punto di vista, stiamo parlando di questa entità mentale che le fa sentire appunto la nostalgia di una serie di cose perdute che magari avrebbe sfruttato in maniera diversa, qualche piccolo rimpianto, avrei fatto così, cosa, no? Che bello che era stare in quei momenti lì. Adesso, uffa, mi mancano certe cose. Ecco, un mood di questo genere qui. Che livello hai detto, scusami? 4. Stringere la cinghia. Sì, fa proprio riferimento a questo continuo stare in difficoltà economiche e quindi un pensiero costante di come poter risolvere la sua situazione economica, e il che l'ha fatta stare anche, e la sta facendo, no, rimanere più del dovuto con il marito. Proprio perché sente di non riuscire ad uscire da queste ristrettezze. Cioè lei ha delle entrate ma non sono sufficienti e continuamente, ogni giorno, si sforza di capire come aumentarle, ed è proprio come una specie di assillo questo. Livello? Allora, sono dei momenti in cui non ci pensa tanto, è un po' più tranquilla ed è 3. Altri momenti in cui arriva proprio quasi ad essere soffocante, no? Una cinghia proprio che la stringe forte, no? Immaginati una cinghia che stringe la vita strizzandola, a volte appunto da 3 passa a 5. Diabolik, scusa. Q-U-E finale. Faccio un po' fatica a capirlo, perché è come se fosse da un lato proprio una serie di sensi di colpa instillati fin da bambina. Lei stessa dice di essere cresciuta con un'educazione cattolica, il senso di colpa è proprio tipico, no?
della religione cattolica, quindi comunque essere sempre colpevole, essere sempre in difetto, sempre comunque giudicata. Quindi è come se fosse cresciuta proprio con quasi a livello inconscio, cioè quasi che lei non lo riesce a vedere, no? Di sentirsi sempre cattiva, sempre comunque degna di una punizione, ecco, non di un vero premio. E se arriva un premio, il premio deve essere equilibrato da una punizione. Non può Mhm. esserci un premio, punto. Perché Mhm. comunque l'educazione cattolica ci insegna che noi abbiamo un peccato originale, no? Quindi di fatto siamo sporchi e così via. Di fatto dobbiamo stare nella povertà, tutte queste cose, no? Quindi per lei non può esistere una gratificazione a livello inconscio, io parlo, no? Di queste cose educative che si sono sedimentate, non può esistere una soddisfazione, un premio e basta, ma sempre controbilanciato da un qualcosa di negativo. E poi oltretutto vedo in questo Diabolique una specie di anche senso di colpa verso il marito. Livello attuale. 4. Va bene, impianti. Allora, le vedo proprio, me li porge lei, i polsi, i polsi legati fra di loro e le caviglie legate fra di loro. Come impianti. Poi come mentale, come se fosse una catenella fine fine, quasi una decorazione, un monile, Mhm. ben aderente alla fronte, e questo è l'impianto mentale, che penetra quasi nella fronte. Una corona di spine e catenina. Mm, Cioè che entra nella carne. mm. Basta. Sì, sì, sì. Va bene, iniziamo la festa di Anita. Cinema. Come lo vedi il cinema di Anita? Io vedo tantissime persone, perché oltre a quelle che lei ci ha indicato che ci sono, quindi ci sono entrambi i figli, sì, è venuta anche la madre. Marito? Allora, il marito non si è accomodato, è rimasto in piedi sul fondo della sala, ma c'è. È venuto proprio con la testa fasciata. Però ci sono anche altre persone. Alcuni sono tipo i genitori dei bambini che lei segue. Mhm. Ehm, Come se lei potesse essere un'educatrice, loro vanno lì, a questo incontro, quasi. È come se loro ci fossero per lei come educatrice. E poi altre persone, tipo, non so come spiegarti, persone che potrebbero collaborare con lei, che vorrebbero collaborare con lei, fare un qualcosa insieme a lei. Può essere, sì. Mm. In totale una cinquantina, un centinaio, una ventina, quanti? Mi dice 68. Colore delle poltrone. Non sono tutte uguali. Per esempio, questi qua, che ti ho detto, che potrebbero collaborare con lei, hanno le poltrone viola, un po' vellutate. Mhm. Allora, i bimbi aspetta, perché non riesco a capire se è il maschio o la femmina che sta seduta su. Allora, sembra tigrato, scusami, zebrato, però è tutto colorato. Ecco, la fantasia è zebrata, però tutta colorata. Mhm. Forse è il maschio. La femmina mi fa vedere bianca. Il maschio e la femmina, dove sono posizionati? Uno rispetto all'altra e come sala. Allora, in prima fila entrambi e sono proprio uno vicino all'altra. Però, ecco, la bimba mi pare proprio che voglia crearsi il più possibile questa sua seduta bella pulita. Infatti me la fa vedere bianca, me la fa vedere che prima di sedersi stende il tessuto, no? Lo stira un po' con le mani. Ecco. Mhm. E Questo lui? invece un po' più scanzonato, un po' più anche scomposto, più rilassato, ecco, diciamo, questo ragazzino.
Bene, passa tra i sedili del cinema una maschera con un microfono in mano e lo pone sotto la bocca prima della figlia e poi del figlio. Così, solo lo mette lì. La figlia dice: voglio pulirmi, voglio essere pulita. Perché vedo un po' che in generale, allora lo fa non in maniera frenetica, però ogni tanto vedo che magari si gratta un po' la pelle, un pochettino si gratta la testa, poi però si ricompone, no? Mm? Mhm. Così. Allora, lui, non lo so, lo vedo molto disinvolto, cioè anche un po' magari scomposto nella postura, no? Perché se ne sta così appoggiato, però non per disinteresse, ma perché è a suo agio, ecco, si sente a casa. Va bene. Causa esoterica. Dei dolori lombari. Io l'ho visto legato proprio a questa entità mentale di stringere la cinghia. Quando la cintura diventa tanto stretta, va proprio a creare una pressione, una compressione a livello lombare. Perché davvero questo discorso dei soldi è per lei proprio fondamentale. Infatti anche il progetto si chiama Ricchi per sempre e mi fa vedere questo cantante qui che ti dicevo, che è il cantante che ha fatto questa canzone Ricchi per sempre, Sfera e Basta, che ha proprio eh, poi magari non è così, però a me mi viene o sul braccio o sulla mano destra. No, aspetta. Sì, del son, Destra, dollaro. soldi, soldi, no, scritto Ah, soldi, soldi. proprio chiaro. Cioè SOLDI. Soldi, sì, 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 soldi, c'è scritto soldi. Indurimento del cristallino. E io lo vedo legato a Diabolik. E c'è una sorta di, non so come dirti, rigidità, di autogiudizio. C'è come una sorta di blocco di questi sensi di colpa, di questo in qualche modo considerarsi sporca. E in effetti, vedi, lei è stata molto, tra virgolette, perseguitata da questi parassiti, e così anche la figlia, come se ci fosse proprio questa idea di sporco, di doversi ripulire, che non è la sporcizia fisica, ok? Ma è proprio come un legato a una colpa profonda, a un peccato, a un senso di indegnità. Mi fa vedere appunto lei sporca, i soldi sporchi, con la necessità proprio di andare a ripulire tutto. Origine e causa di questa componente. Allora, lei mi fa vedere che ripulisce, per esempio, se stessa, la figlia e anche i soldi, per esempio con il latte. Mm? Quindi mi fa vedere proprio questo latte bianco, 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 che però è liquido, quindi potrebbe essere anche come se fosse acqua, no? Che va a pulire. Mhm. E me lo ricollega proprio un po' a delle dinamiche, non so, con la mamma. In generale, anche la scuola che lei ha frequentato, perché mi porta sia all'asilo che alle scuole elementari. Probabilmente c'era un'impronta che in qualche modo poteva rispecchiare quella che era l'educazione giusta, no, per i parametri della madre, e che era molto improntata, no, su questo senso di colpa, su essere una brava bambina, e che proprio invece per lei non va bene, contrasta proprio con quello che lei sente di essere giusta. Cioè lei sente già di essere un coniglio bianco, no? Ed è come se invece tutta questa roba qui, questi sensi di colpa instillati, eccetera, l'avessero sporcata e la fan sentire sporca. Dove sono questi sensi di colpa? Vedi, me li fa vedere. Allora, lei ha ogni tanto fastidia alla zona lombare, me li fa vedere ancora più in profondità, come se fossero zona sacrale. Però per intenderci la zona è questa, come se irradiasse, ma proprio fossero nascosti nel primo chakra, per intendere, proprio il chakra della radice, lì.
E infatti io penso che se parlo così lei mi capisce benissimo, perché essendo un'operatrice di shiatsu mi capisce. Il primo chakra è proprio legato alle gambe ed è proprio legato alla casa e ai problemi economici che sono i suoi. E infatti sono tutti infilati lì, nascosti lì sotto il chakra della radice. Andiamo a un episodio qualunque della sua gioventù. Allora, non so, allora, adesso posso usare, no, questa parola? Credo di sì, perché dai, nel linguaggio comune, no? Una gran figa mi viene. Perché me l'ha detto anche il figlio, no? Mia mamma è una gran figa, no? Intendendo da ogni punto di vista. Da ogni punto di vista, ok. Sia esteticamente, sia proprio in gamba, capace e tutto. Ecco. Mi viene appunto, non so, questa cosa qui che lei proprio, da alcuni era proprio considerata così. Ok? Da alcuni ragazzi era proprio considerata così. E lei è come se, non in maniera completa, ma proprio percepisse questa sua possibilità di fare qualunque cosa. La vedo proprio studiare tante cose, studiare e quasi nell'indecisione, no? Di che cosa fare perché le vengono bene tante cose. E le viene anche bene capire tanto le persone. Ecco, capire sia proprio linguisticamente, quindi lei è molto portata per le lingue, e quindi anche capire persone che magari non si esprimono benissimo in una certa lingua, lei le capisce, sia anche al di là, no? In maniera un po' più profonda. Un episodio dell'infanzia, dell'adolescenza di Anita e la religione. A parte che mi viene, non so perché, senza reggiseno. Adesso io non so se lei era senza reggiseno da ragazza, se stava così. Come se effettivamente in quel periodo ci potesse essere proprio la ricerca, no? Di se stessa, della libertà, del sentirsi libera, ok? E in opposizione vedo un'ombra grande che è quella della madre che cerca invece di darle un'altra impronta, di crearle un recinto intorno, mentre lei è proiettata a questa libertà, no? A questa esternazione della propria bellezza, della propria capacità, eccetera, la mamma invece la rinchiude dentro questo recinto e spegne la luce, mentre se no lei emanerebbe una luce incredibile, ecco. Non mi fa vedere un episodio preciso, ma questa cosa metaforica. Allora dov'è questo dove affonda le radici questo retaggio un po' religioso, cattolico, senso di colpa, se ho una fortuna avrò una sfortuna, se ho devo dare. E dove, scusami, ripetimi la domanda, dove Nella, affonda? nella vita di Anita c'è un episodio, un periodo, un rito, un battesimo, una cresima, un obbligo andare alla messa, un qualche cosa legato alla religione, un evento. Ma allora dunque, lei adesso per esempio mi dice preghiere, probabilmente lei doveva farle, no? Delle preghiere. E la preghiera era proprio il momento in cui lei di fatto manifestava di essere piccola, e non intendo solo piccola di età, no? Ma piccola di fronte ad altri più grandi, no? Di fronte alla Madonna che è più grande, Gesù che è più grande, eccetera, eccetera. E quindi lei è piccola e peccatrice. E vedo che in lei, preghiera dopo preghiera, è come se si instillasse questa cosa qui. Oltretutto dove in fin dei conti la scelta giusta lei non la conosce, la scelta giusta è conosciuta da questi personaggi più grandi di lei. Certo. Causa esoterica del problema a uno dei due occhi che non si allinea durante un test col dito all'altro.
È proprio questo suo senso di ribellione, proprio perché lei, anche come ci ha espresso molto chiaramente, non vuole che né i suoi figli, ma in generale i bambini di oggi abbiano un tipo di educazione di quelle, per esempio, che ha ricevuto lei. E quindi proprio questo divergere sta proprio a indicare la sua personalità, che è assolutamente divergente. L'occhio che diverge, sì, lei ha detto è il sinistro, no? Sì, sì. Madre? Eh Sua sì, come madre? sì, Essere madre? lei essere madre e lei essere diversa rispetto a sua madre. Quindi divergere da quella che è l'impronta che le è stata data. Quindi lei segue un'altra direzione rispetto a questa impronta, che da un lato la fa anche sentire in colpa, Mhm. sempre non coscientemente. Lei si sente in colpa di non seguire il binario offerto dalla madre, però questo è lei, questa è la sua anima, la porta in un'altra direzione. E allora cosa succede? Che questo senso di colpa dal divergere dalla madre comunque produce delle problematiche, no? All'occhio, che si irrigidisce. Non è facile andare contro i genitori, in particolar modo la madre. Ora che sa queste cose, con l'intento, può risolverlo il problema? Sì, è solo che è multifattoriale. È come se lei avesse scelto gli occhi, che effettivamente sono l'organo della vista, ma in senso più lato del vedere profondo, no? Del vedere la verità, del vedere la realtà. Quindi da una parte è legata alla madre e da una parte è la capacità di vedersi autonoma rispetto al marito, di vedersi nel senso proprio di proiettarsi che questa cosa è certa, che lei ce la può fare. Cioè lei la vive molto come desiderio, ma è un desiderio, tutti i desideri sono accompagnati dalla mancanza, ok? Lei Mhm. desidera tanto perché sente che questa cosa le manca tanto, ok? Ed è come se fosse una speranza. E lei dice: Voglio tanto essere indipendente, no? Vorrei tanto avere una mia vita ormai lontana da mio marito, perché insomma, no? Mhm. Stiamo insieme più che altro per un aiuto reciproco, ok? Però è come se non riuscisse ad essere certa che questa cosa può essere. Lei deve essere certa che questa cosa può essere, la deve vedere, ok? Quando impara a vederla, che questa cosa è, che lei ha la sua casa con Che i si suoi può fare? figli, Mm. si può fare, certamente si può fare, Mhm. allora anche gli occhi sono più morbidi, non c'è più questa rigidità. Insetti, parassiti, Mm, soprattutto parassiti, diciamo. mm. Ha cambiato casa Sì. ed è in quella in cui sta. Mhm. Ci sono particolari problemi con, beh, allora ci sono stati dei pidocchi alla figlia e poi sono passati a lei, ci sono stati dei parassiti che si sono infilati nel materasso, insomma, e ci sono tanti insetti, coccinelle e, beh, nell'altra casa in realtà, vabbè, e cimici. Mh. Penso che l'abbiamo abbastanza affrontato, perché abbiam visto sia l'entità eterica con tutti questi insetti dentro la pozza d'acqua, quindi quelli che affiorano, sull'acqua, quelli che stanno sottoterra melmosa, fangosa, Poi abbiam visto anche l'entità mentale proprio diabolique, che le dà questi sensi di colpa, questo sentirsi anche sporca, quindi quale maniera migliore, no, di sentirsi sporca, se non attraverso i parassiti, che producono proprio questo senso di non avere la casa pulita? Addirittura devo buttare via il materasso perché è infestato, no, dai parassiti. Ehm, Mhm. ehm, in testa, no, questi capelli che una volta si usava addirittura rasarli, no, per pulire alla radice. Ora per Mhm. fortuna non si usa più fare questo, no, come se fosse appunto proprio questo collegamento tra sporcizia e i parassiti, ecco. Ehm, io vedo questi come elementi che spiegano i parassiti. Difficoltà economiche, abbiamo già un Eh, po' viste. Mm. sì, parecchio.
Ehm, è come se lei, adesso possiamo farlo, che tornare a quando lei era ragazza, e stabilire delle nuove credenze che poi vengono incollate ad oggi. Quali? Che lei può essere ricca in maniera pulita, lei può essere ricca senza fare torti a nessuno, lei può essere ricca di suo producendoli lei perché lei è capace di farlo. Va bene, portale aureo. Così, vediamo chi si presenta. Mi è venuta la nonna, adesso a me è venuto proprio che dormono insieme, non so, che hanno dormito insieme a volte, no? Non so, è venuta Sì, sì, no, così. ce l'ha detto. Ok, nel letto insieme e non lo so, la vedo molto amorevole, nel senso, vabbè, non so perché mi viene prosperosa, no? Questa donna. Come se, non lo so, perché mostra il reggiseno così, però probabilmente anche per Generosa, materna. sì, esatto, sì, 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 sì. Ehm, come se effettivamente anche Anita l'abbia vista, no? In parte come madre. E quindi da un lato anche lei che poteva un po' mettere in riga Anita, però proprio tanto amorevole, tanto affettuosa mi si presenta. Poi mi fa vedere un po' un bel naso, cioè di quelli che noti. Mhm. Mm? Com'è vestita? Oddio, un po' così d'altri tempi, insomma, non è che la vedo vestita moderna, Ah, beh, no, insomma. certo. E dove si trova adesso? Lo so, mi fa vedere una casa di montagna in questo momento. Può anche essere semplicemente che sia legata a una vacanza, che mi fa vedere che si affaccia, cioè come se fosse un balcone di legno, sai, di quelle casette tipiche di montagna. E si affaccia e vedo un panorama intorno, quindi sotto tipo una valle, quindi suppongo la montagna, che sia in montagna. Cosa vuole dire ad Anita? E mi fa come riferimento a il tempo libero, che hanno passato dei bei momenti di tempo libero, che poteva essere forse dopo la scuola, dopo l'asilo, comunque nel suo percorso di crescita, ecco, che lei ha cercato di seguirla al meglio come poteva e che le ha fatto piacere essere la sua nonna. Chiamiamo il padre. Orca, aspetta che non mi viene, non lo so perché. E... A me viene una luce. Mentre la nonna la vedevo proprio nelle sue fattezze, no? Nella sua fisicità, col padre mi viene già direttamente una luce. Bianca gialla. Sì, bianca gialla, bravissimo. Tipo un rombo, i quadri delle carte. Sfumato, ovviamente. Non lo Dov'è? so. Allora, dov'è? Eh, la risposta è difficile perché mi dice vicino al sole. Come se fosse Monica. Mm. boh, alla sorgente, come se dovesse sta per tornare. Sai che non lo so. Vai dietro questa luce. Mm. Cosa c'è?
Oibò. Boh. E cioè, non so dove sono andata, se sono andata nel posto giusto, perché è come se mi venisse un set televisivo. Questa luce è un proiettore, capito? Mhm. E siamo dietro a un set televisivo. E adesso, per esempio, ho i brividi, no? Dappertutto. Chi è il regista? Tutti noi. C'è molta allegria. C'è quasi come una festa che noi siamo arrivati lì, sai? Finalmente siete arrivati a vedere. Quindi siamo nella sorgente. Secondo me sì. In una rappresentazione sensata della sorgente. Quindi il padre di Anita è nella sorgente. Io dico di sì. Pazz. Mm. Se volesse, potrebbe riassumere la sua forma. Assumere nuovamente la sua forma. Assumere nuovamente il ruolo di padre e riuscire a lasciare un messaggio ad Anita. Allora, non so cosa facesse nella vita perché lui mi parla di un metalmeccanico, per cui può darsi che fosse un'altra delle sue vite, no? E quindi mi ha voluto fornire questa. Quello che mi arriva è che lavorava tanto, forse era quello. Ehm, tipo come se lavorasse tanto e che avesse poco tempo per la famiglia. È come se avesse il lavoro sempre in mente, ecco. Però mi disegna un enorme cuore. È un cuore che va a prendere tutta la famiglia di Anita, lei con i suoi ragazzi, i suoi figli. E mi fa vabbè, non so. Dimmi. Fuori dal cuore, è come se stesse entrando con un piede la fiamma di Anita. Ma questo cuore ha un disegno, è tridimensionale, cicciottoso, com'è? È sempre un disegno un po' di bambino, come se avessi i contorni, quindi non precisissimi. Mhm, E i bambini a volte lo disegnano non proprio rotondo il cuore, no, ma sembra un po' più spigoloso, un po' più mhm, allungato, un mhm, po' più cuore shabby chic, non so se li hai mai visti. Ecco, sì, così, un sì. po' più lungo. Così. Chissà se le piace lo shabby chic a lei. Perché adesso la bambina mi fa vedere, siccome nello shabby chic c'è molto bianco, mi fa vedere che le piacerebbe questo cuore bianco, no? Oibò. Quindi questo è il messaggio visivo. Sì, sì, sì. Chiediamogli perché ha scelto l'Alzheimer come ultimo capitolo. Mi fa, l'avevo già scordato. È buffa questa cosa, no? L'Alzheimer che proprio fa scordare le cose, non fa riconoscere e non fa ricordare. Lui dice, l'avevo già scordato che avevo scelto l'Alzheimer. Che grande fuga che è l'Alzheimer. Mhm. Ti dimentichi di Non, tutto. sì, non serve fuggire, dice. È tutto così semplice. Come se fosse già lontano anni luce da questa esperienza. Va bene. Prima di salutarsi, un bel abbraccio tra un padre sorgente e una figlia terrena, ci sta. Come se fosse un braccio lunghissimo, attira lei e i nipoti verso la sorgente e li abbraccia lì dentro la sorgente. È un abbraccio veloce, intensissimo, e poi di nuovo li rideposita all'interno del cinema. Ottimo.
Portale aureo a lui non serve alla nonna e a tutti quelli che sono arrivati per Anita. Sì, anche alcuni bimbi, quindi che sono morti da piccoli. Ma è forte, Anita? Perché proprio chiama, chiama, chiama. Vuole dare l'accesso al portale a più persone possibili. Ottimo. Quanti più o Mm. meno? Ah, di nuovo, questo numero 8, mi dice 8.000. Bene. E lo chiudiamo. Salutiamo tutti, la nonna. L'ultima cosa che fa la nonna? E in questo momento vedo un fiore, ma potrebbe essere anche un fiore di campo, molto semplice. Lo consegna nelle mani di Anita. Che colore? E al centro lo vedo arancione e i petali sono un po' fucsia, un po' bianchi. Va bene. Come vedi Anita adesso? È come se avesse bucato dei veli che aveva dentro di sé, proprio delle cortine anche un po' pesanti, dei tendoni pesanti più che dei veli, e stesse arrivando alla sua propria essenza e quindi a tutto il suo grandissimo potere. Se si stesse riscoprendo, ricordando davvero quanto è forte, quanto è potente, quante cose può fare e sa fare. Come se ridesse, no, del fatto di aver creduto di non avere forze sufficienti per diventare economicamente indipendente, come se ridesse del fatto che non dispone di tempo a sufficienza. Quindi non ti faccio neanche la domanda legata alla causa esoterica del non sbocciare in campo artistico, nello shiatsu, nelle lingue. Mm. Ormai è passato. È davvero passato. È come se lei poi potesse trovare delle nuove formule in cui potrà applicare nello stesso momento più conoscenze contemporaneamente, come anche i suoi trattamenti shiatsu li arricchirà, perché vedo per esempio che lei potrà anche scegliere la musica quasi come anche la sua voce proprio, accompagnare il trattamento shiatsu dalla sua voce, col sua voce. Con delle note, con delle vibrazioni. Mm, 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 mm. Molto bello, interessante. Un nuovo shiatsu, un Anita shiatsu. Sì. Poi anche qualche tocco di qualche strumento particolare, magari come preparazione prima del trattamento o anche dopo il trattamento. Campane tibetane? Oh, vediamo, eh. Sì, anche, però in generale, vabbè, io la vedo che sa maneggiare bene ogni strumento, anche di quelli un po' più a percussione, Mhm. anche l'ukulele mi fa vedere. Canto, shiatsu, lingue, insegnante. Diamo un peso. Non per dare un'indicazione, una via ad Anita. L'insegnante è quello che è quello che c'è. Vivere di canto è un po' più difficile. Tuttavia, qual è il peso che dà ad Anita a queste 4 sue capacità, e magari anche una quinta, una sesta? Sì, come se lei non dovesse rinunciare proprio a nulla.
mm? E anzi troverà il modo sempre più di compenetrare tutte queste sue doti anche contemporaneamente. Quindi svolgendo un'unica attività potrà inserire tutti questi elementi. Cioè mano a mano troverà lei la modalità per integrare, perché lei ha veramente diversi talenti e Ma, nessuno deve essere lasciato da parte. ma con i ragazzi a cui fa da insegnante, diciamo. Sì, però anche per Eh, esempio vedo, no, che potrebbe essere questo, che qualcuno le chiede sotto Natale, fai conto, di mm, cucire, sai, dei sacchettini, insomma, i classici regalini che si fanno di Natale, no? Mentre lei li crea, è come se, per esempio, cantando o anche dicendo, non so come dirti, delle filastrocche, adesso mi fa vedere che dice delle filastrocche in tedesco, è come se riuscisse a creare questi, facciamo sacchettini, no? Proprio in maniera diversa, o pupazzetti anche mi fa vedere così, in maniera diversa, come se li arricchisse e lei stessa si sente arricchita nel poter coniugare più talenti contemporaneamente, più capacità artistiche. Oppure fa cantare i bambini. Anche certamente, sì, sì. Mhm. Vabbè. E anche insegnare, vedo, ad adulti alcune cose che lei sa fare. Possono capitare delle occasioni in cui lei tiene dei corsi, in cui magari insegnare, che ne so, a realizzare un certo tipo di oggetto artistico, un certo tipo di abilità nel cucire e così via. Benissimo, cosa vuole fare Anita? Cluster, me lo dice proprio con tanti punti esclamativi. Andiamo a vedere come si è regalata i contratti che oggi toglie. È come se fossero una città bidimensionale, schiacciata, ehm, senza consistenza, ecco. Quindi mi fa vedere gli alberi, i grattacieli, le strade, tutti quanti schiacciati. Non di carta, non bidimensionali, schiacciati dall'alto verso il basso. Sì, però Mm. potrebbero anche essere, sai, quando sono di carta li pieghi, no? Mhm. Perché? Perché non vuole più piattezza, vuole profondità in tutto. Ecco, non vuole appiattirsi in nulla. Li tiene? No, 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 assolutamente no. Molto aggraziata lei, eh? Mm, proprio con un unico movimento riesce ad asportare tutto questo piattume e ad inserirlo nel portale definitivo. E cosa mette al suo posto? Qui è come se fosse lei che lavora la creta, tipo, non so se è la creta, l'argilla, Mm? perché vedo un lavoro manuale così, e mentre fa questi movimenti di lavorazione, produce proprio un vortice di energia multicolor che è l'ad eternum. Avatar. Come se fosse una vecchia stanca. Mm. E Mhm. la mostra così, curva. Mm. Non si fa impietosire, ovviamente, Anita, e quindi butta via tutto quanto, incluso ovviamente il computer, la stanza, dentro il portale definitivo. E qui cosa lascia? Un ad eternum musicale strumentale, nato dalle note della sua voce. Adesso per esempio non so se è una chitarra o qualcosa così, comunque uno strumento a corde, ecco,
La musica che viene prodotta da questo strumento, più la sua voce, producono l'ad eternum. Con queste nuove condizioni, Pantera, Insetti dell'acqua e del fango, Strega del secondo universo, Angelo Custode, 3DL, Diabolique, Enrico Coveri e Stringere la cinghia esistono ancora? No, no, Gli impianti? no. Nuova vibrazione. 816 miliardi. 816. 100 volte tanto. Consapevolezza. Non so, questi 8 me li vuole continuare a proporre. 198. Anima. 64. Vite. 1519. Cervello. 9.7. Bene. Anita saluta i figli salutano Anita. Come vogliono, con un messaggio, con un gesto, con un colore, con una canzone. Vedo che le vanno attorno, cioè le stanno già volando intorno, quindi la figlia più piccola le abbraccia le gambe, e invece il figlio più grande le vola al collo. Saluto di Anita al marito. Sei tu quello che è giusto per te. Saluto. Anita è uscita dallo schermo del cinema, è sul Sì, palchettino e adesso saluta tutti gli altri. con molti di voi ci rivediamo presto. Bene, tutti fuori dal cinema tranne Anita e ovviamente non mi sono dimenticato, invitiamo la fiamma. Ok, e ve lo dà vicino a un lago, un lago del nord, non so, lago maggiore a nord, così mi dice. Mm. E mi dice: sei esattamente il mio ideale di donna. È da una vita che ti immagino così, precisamente così. E lei cosa dice a lui? E lei è un po' esterrefatta, diciamo, ecco. È come se si stringesse vicino ai figli, no? Perché è come se in questo momento la priorità fosse a se stessa e ai figli, no? E volesse anche comunicare, sì, ma io sono con i miei figli, no? Come dire, se prendi me, prendi anche loro, eh? Un Mhm. pacchetto unico, no? E lui? Non so, è come se fosse accecato da lei, da tutto, dalla sua bellezza nel complesso. Va bene. Va bene, dice va bene. Messaggio di Anita a se stessa. Ero così grande, son sempre stata così grande e non me ne sono davvero mai resa conto, ora sì. La vedo così molto sorridente mentre sta ridendo proprio con i suoi figli, ehm, e nella sicurezza che riuscirà proprio a ritagliare il tempo per tutto e l'energia per tutto. Ultima immagine. Lei che vola. Dove? Verso dove? È come se invece che camminare volasse. Ecco.
Quindi nelle sue azioni è tutto più leggero, è tutto più facile, è tutto più raggiungibile. Non ci Quindi se sono io devo ostacoli. andare da qui a un'altra città, devo camminare. Invece lei fa, saltino, è già arrivata. Mm, Vola. esatto. Non Sì, come Superman, come grande salto. esatto. Mm. Non so perché a me sembra di vedere tante immagini del film, della trilogia Matrix. Non so che lui faceva i salti, che lui a un certo punto vedeva tutto chiaro, che quindi faceva e creava tutto quello che gli... Sembra un po' la sessione di questo tipo, quella di Anita oggi. Per lei è Che così. prima lei è una Neo che non sa niente e adesso è una Neo che sa tutto. Mm, E sì, l'eletta, la One, vero. la number one. Va bene. Mm. E tu vuoi lasciare un messaggio ad Anita? È stato un enorme piacere conoscerla. Cioè, mi sento onorata che lei abbia fatto la sessione con noi, con me. E io in eterico voglio lasciarle un messaggio. Ehm, tipo, non lo so perché mi stai dicendo della lotta ai parassiti, che Mm, anche tu fai la tua lotta ai parassiti, ma penso che si riferisca agli alberi, degli alberi parassitati, no? Mm. mhm. Come se anche tu stessi dando questa energia per togliere i parassiti della Ok, natura. ok. Va bene, abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.